Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Una notte buia ha cambiato la mia vita per sempre. Mi chiamo Clara e non è facile per me condividere questa storia. Anche adesso le mie mani tremano quando penso a quel periodo. Ma sento di doverla raccontare. Tutti commettono errori nella vita. Alcuni errori sono piccoli, come dimenticare di comprare qualcosa o far cadere un bicchiere. Questi sono facili da sistemare. Ma alcuni errori sono molto seri, cambiano tutto, influenzano il tuo futuro, la tua famiglia e il tuo cuore. Il mio errore è stato uno di quelli. Ho 28 anni e vivo in una città tranquilla e bellissima. La mia casa si trova in una strada silenziosa, pulita e serena. Ci sono parchi verdi nelle vicinanze e alberi alti tutto intorno. Dall'esterno tutto sembra perfetto e per molto tempo ho creduto che anche la mia vita fosse perfetta. Sono sposata con mio marito, Mark, da 5 anni. Mark è un uomo gentile, è alto, lavoratore e responsabile. Lavora nel settore degli affari per una grande azienda. A causa del suo lavoro, Mark viaggia spesso. A volte parte per pochi giorni, altre volte per settimane. All'inizio non mi dispiaceva. Ero orgogliosa di lui. Guadagnava bene e avevamo una vita confortevole. Avevamo una bella macchina, una grande casa e tutto ciò di cui avevamo bisogno. Pensavo che questa fosse la felicità. Ma lentamente ho iniziato a sentire qualcosa di diverso. Una casa grande può sembrare molto vuota. Quando Mark era via, il silenzio diventava troppo pesante. Molti giorni ero sola. Ricordo chiaramente il mese di novembre. L'aria era fredda e il vento era forte. Le foglie secche e marroni cadevano dagli alberi. Una sera Mark mi disse che doveva andare a Londra per 3 settimane. Rimasi sorpresa. Gli chiesi se fosse davvero necessario. Lui sorrise, mi abbracciò e disse che era importante per il suo lavoro. Promesse che, al suo ritorno, saremmo andati in vacanza in un posto caldo. Sorrisi anche io, ma dentro di me ero triste. 3 settimane sembravano troppo lunghe. Mark partì presto, un lunedì mattina. Lo accompagnai all'aeroporto e lo salutai. Lo guardai allontanarsi finché non riuscii più a vederlo. Poi tornai a casa. Quando entrai sembrava fredda e vuota. Non c'era alcun suono, tranne il ticchettio dell'orologio sul muro. Tic, tac, tic, tac. Il silenzio rendeva la mia solitudine ancora più forte. 2 giorni dopo, il mio telefono squillò. Era David, il fratello di Mark. David è molto diverso da Mark. Mark è calmo e organizzato, pianifica tutto con attenzione. David è l'opposto. È rumoroso, allegro e pieno di energia. Ride molto e non ama le regole. Si sposta spesso e cambia lavoro molte volte. Ciao Clara,
disse David con voce allegra. Lo salutai e gli chiesi come stesse. Mi disse che era nella mia città per un colloquio di lavoro il giorno dopo. Poi mi chiese se poteva restare a casa mia per qualche giorno. Esitai. Mark non era a casa. Mi sentivo insicura. Era una buona idea? Ma era famiglia, il fratello di mio marito. Così dissi di sì. Gli dissi che era il benvenuto. David sembrava felice e disse che sarebbe arrivato presto. Preparai rapidamente la stanza degli ospiti e uscii a comprare del cibo. Volevo che tutto fosse pronto. Volevo essere gentile e responsabile. In quel momento credevo davvero di fare la cosa giusta. David arrivò più tardi quella sera. Portava una grande borsa e una bottiglia di vino. Sorrise, mi abbracciò e mi ringraziò. Cucinammo insieme la cena. Preparammo pasta e insalata. La cucina era calda e piena di vita. Il profumo del cibo riempiva l'aria. Era bello sentire di nuovo delle risate. Ci sedemmo, mangiammo e bevemmo un po' di vino. David raccontò storie divertenti dei suoi viaggi. Risi molto. Mi resi conto che non ridevo così da tanto tempo. Quando Mark era a casa, spesso era stanco e silenzioso. David era vivace e loquace. Hai una risata bellissima, Clara, disse David guardandomi. I suoi occhi erano azzurri, proprio come quelli di Mark. Sentii il mio viso diventare caldo. Lo ringraziai e dissi che ero solo felice di non essere sola. Gli dissi che la casa sembrava troppo silenziosa quando Mark era via. David annuì e disse che Mark lavorava troppo. Disse che Mark avrebbe dovuto passare più tempo con me. Abbassai lo sguardo sul mio piatto. Non sapevo cosa provare. Mi sentivo sia felice che a disagio. Il giorno dopo David andò al colloquio. Tornò nel pomeriggio con un sorriso. Si sentiva sicuro e voleva festeggiare. Ordinammo pizza e guardammo un film sul divano. Eravamo seduti vicini e ridevamo alle parti divertenti. Quando il film finì, tutto tornò silenzioso. Sapevo cosa avrei dovuto fare. Avrei dovuto dire buonanotte e andare nella mia stanza. Avrei dovuto chiudere la porta. Ma la solitudine è forte, può renderti debole. David toccò delicatamente la mia mano e parlò con voce dolce. Mi disse che ero speciale. Avrei dovuto togliere la mano. Avrei dovuto alzarmi. Avrei dovuto chiamare mio marito, ma non lo feci. Quello è il momento che vorrei poter cambiare. Se potessi tornare indietro, mi alzerei e direi no. Gli direi di andare nella sua stanza. Ma non lo feci. E quel momento ha cambiato tutto. Rimasi e poi successe. Ci baciammo e superammo un limite che non avrebbe mai dovuto essere superato. Non riesco a parlare dei dettagli. Anche solo pensare a quel momento mi fa stare male. È stato un errore terribile. È successo
tutto in una sola notte, solo una notte, ma ha cambiato tutto. La mattina dopo mi svegliai mentre la luce del sole entrava dalla finestra. Per qualche secondo mi sentii tranquilla. Poi il ricordo tornò. Mi sedetti di scatto e il mio cuore iniziò a battere forte. Cosa ho fatto? Continuavo a chiedermi. Come ho potuto fare una scelta del genere? Entrai in cucina. David era già lì a bere caffè. Il suo viso sembrava serio e preoccupato. Non sorrideva. Clara iniziò. Fermati, dissi rapidamente alzando la mano. Per favore, non dire niente. I miei occhi si riempirono di lacrime. Mi sentivo in colpa, mi sentivo sporca. Amavo Mark, amavo davvero mio marito. Non riuscivo a capire perché avessi fatto una cosa simile. Mi dispiace, disse David a bassa voce. Non sarebbe mai dovuto succedere. Abbiamo fatto entrambi un errore, risposi piano. Poi lo guardai e dissi: devi andartene, devi andare via adesso. David annuì senza parlare. Preparò la sua borsa in silenzio. Non finì nemmeno il suo caffè. Alla porta si fermò e chiese: lo dirai a Mark. La paura mi riempì il petto. Se Mark lo avesse scoperto, tutto si sarebbe distrutto. Il mio matrimonio sarebbe finito. La mia vita sarebbe crollata. No, dissi, non parleremo mai più di questo. Mai. Non è successo. David sembrava triste, ma annuì. Mi salutò e uscì. Chiusi la porta a chiave dietro di lui. Poi scivolai lentamente a terra e iniziai a piangere. Piansi per ore. Il senso di colpa mi copriva come un peso enorme. Pulii la casa ancora e ancora. Lavai le lenzuola, i miei vestiti, tutto. Volevo cancellare ciò che era successo. Volevo sentirmi di nuovo pulita. Quella notte Mark mi chiamò da Londra. Sentire la sua voce mi fece molto male. Suonava gentile e affettuoso, proprio come sempre. Mi chiese se stessi bene. Mentii. Gli dissi che ero solo stanca. Poi chiese di David. Il mio cuore si fermò per un attimo. Gli dissi che David era rimasto una notte ed era andato via dopo il colloquio. Mark rise e disse che suo fratello era sempre un po' disordinato. Dissi che andava tutto bene e terminai la chiamata. In quel momento mi sentii una straniera per me stessa. 3 settimane dopo Mark tornò a casa. Cercai di comportarmi normalmente. Cucinai il suo piatto preferito e lo abbracciai forte, ma ogni volta che mi guardava la paura cresceva dentro di me. Mi sembrava che potesse vedere la verità nei miei occhi, ma non era così. Era felice di essere a casa. Parlò del suo viaggio e mi regalò una sciarpa. Sorrisi e lo ringraziai, ma dentro di me stavo crollando. La vita iniziò a sembrare di nuovo normale, o almeno cercai di crederlo. Poi, qualche settimana dopo, il mio corpo iniziò a sentirsi diverso. Mi sentivo male al mattino.
Non riuscivo a mangiare bene. Anche l'odore del caffè mi faceva stare male. Ero sempre stanca. Mark lo notò e mi chiese se stessi bene. Gli dissi che forse era influenza o qualcosa che avevo mangiato, ma dentro di me lo sapevo già. Un giorno, quando Mark andò al lavoro, andai in farmacia. Le mie mani tremavano mentre compravo un test di gravidanza. La donna alla cassa sorrise gentilmente e mi augurò buona fortuna. Pensava fosse una buona notizia. Non conosceva la paura dentro di me. A casa feci il test e aspettai. 3 minuti sembrarono un'eternità. L'orologio faceva rumore. Tic tac, tic tac. Quando finalmente guardai, vidi 2 linee. Positivo. Ero incinta. Mi sedetti sul pavimento del bagno, incapace di muovermi. Un bambino dovrebbe portare gioia. Io e Mark avevamo parlato di avere un figlio prima. Ma poi guardai il calendario, contai i giorni, contai di nuovo. Mark era stato via troppo a lungo e in quel momento capii qualcosa di terribile. Questo segreto non era più solo mio, ma David era lì. David era con me proprio nel momento in cui il bambino è stato concepito. All'improvviso tutto intorno a me sembrava girare. La verità mi colpì come un colpo pesante. Il bambino non era di Mark, il bambino era di David. Stavo portando in grembo il figlio del fratello di mio marito. Lasciai uscire un grido, poi mi coprii subito la bocca per non farmi sentire da nessuno. Le lacrime scorrevano sul mio viso. Gli occhi mi facevano male per quanto avevo pianto. La mia mente era piena di domande. Cosa potevo fare? Cosa dovevo fare? Se avessi detto la verità a Mark, avrei perso tutto. Mi avrebbe lasciata. Non mi avrebbe mai perdonata. E il bambino, il figlio di suo fratello, lo avrebbe distrutto completamente. Ma se fossi rimasta in silenzio, avrei vissuto una bugia per il resto della mia vita. Avrei lasciato che Mark crescesse un bambino che non era suo. Ogni giorno avrei guardato mio figlio e ricordato David. Non c'era una scelta facile. Quella notte non riuscii a dormire. Rimasi sdraiata accanto a Mark mentre lui dormiva serenamente. Non aveva idea di ciò che stava per accadere. Non sapeva che la sua vita stava per cambiare per sempre. Non sapeva che sua moglie lo aveva tradito. Il giorno dopo mi sentivo vuota, come se non fossi davvero lì. Camminavo per la casa, ma i miei pensieri erano lontani. Quel pomeriggio Mark tornò a casa presto. Teneva in mano un mazzo di rose rosse, sorrise e disse che era una sorpresa. Gli chiesi perché. Disse che mi amava e che aveva una buona notizia. Mi disse che aveva ricevuto una promozione. Disse che non aveva più bisogno di viaggiare. Poteva restare a casa adesso. Potevamo finalmente costruire una vera vita insieme. Disse che potevamo mettere su famiglia e avere un bambino. Sembrava così felice. Le sue parole furono come una lama nel mio cuore.
Parlava di un bambino e io ero già incinta, ma non di suo figlio. Le lacrime mi riempirono gli occhi. Non riuscivo a fermarle. Mark lasciò cadere i fiori e corse da me. Mi chiese cosa non andasse e se mi fossi fatta male. Guardai quest'uomo gentile che mi amava davvero e capii che non potevo più nascondere la verità. Il segreto mi stava distruggendo dall'interno. Gli dissi che dovevo dirgli qualcosa e gli chiesi di non odiarmi. Mi prese le mani e disse che non avrebbe mai potuto odiarmi. Allora gli dissi che ero incinta. Il suo viso si illuminò di felicità. Disse che era una notizia meravigliosa, un miracolo. Cercò di abbracciarmi, ma io mi allontanai delicatamente. Gli chiesi di ascoltare con attenzione. Vide la paura nei miei occhi e il suo sorriso svanì lentamente. Gli dissi che il bambino non era suo. La stanza divenne completamente silenziosa. Mark mi guardò scioccato, chiese come fosse possibile. La sua voce era fredda e distante. Chiusi gli occhi e gli dissi che era successo mentre lui era a Londra. Dissi che mi sentivo sola. Quando mi chiese se fosse David, la sua voce si spezzò. Annuii lentamente. Non riuscivo a guardarlo. Mark si alzò e si allontanò da me, come se fossi una sconosciuta. Ripeteva il mio nome e quello di suo fratello ancora e ancora, come se non potesse crederci. Chiese se fosse successo nella sua casa, nel suo letto. Piangevo e gli dissi che era stato un errore, solo una notte, e che me ne pentivo ogni singolo giorno. Ma le mie parole non lo raggiunsero. Gridò per il dolore e la rabbia. Prese un vaso e lo lanciò contro il muro. Si frantumò in pezzi. Mi coprì la testa, spaventata. Non l'avevo mai visto così prima. Urlò di andarmene. Mi disse di uscire dalla sua casa e di andare da David. Corsi in camera da letto tremando. Preparai in fretta alcuni vestiti in una borsa, presi le chiavi e uscii di corsa. Guidai senza pensare. Iniziò a piovere forte. Riuscivo a malapena a vedere la strada. Fermai la macchina e rimasi lì, nell'oscurità, completamente sola. Avevo perso tutto, mio marito, la mia casa, il mio futuro. L'unica cosa che mi restava era il bambino dentro di me. Un bambino nato da un terribile errore. Chiamai mia madre e le raccontai tutto. Rimase scioccata, era arrabbiata, ma era pur sempre mia madre. Mi disse di tornare a casa. Disse che avremmo trovato un modo per affrontare la situazione. Rimasi con lei per molti mesi. Mark chiese il divorzio. Non voleva vedermi né parlarmi mai più. Lo capivo. Avevo distrutto la sua fiducia e il suo cuore. Provai a chiamare David. Gli dissi che ero incinta. Questo bambino è tuo, dissi. David rimase in silenzio per molto tempo. Poi parlò a bassa voce. Non posso fare il padre, Clara. Non ho soldi. Non ho nemmeno un posto stabile dove vivere. Mi dispiace. Dopo quella chiamata cambiò numero di telefono.
Non riuscii più a contattarlo. Scomparve dalla mia vita, scappò da tutto e io rimasi sola. 9 mesi dopo nacque la mia bambina. Era una femmina, era bellissima, aveva gli occhi azzurri, gli occhi di David. La chiamai Hope perché la speranza era l'unica cosa che mi era rimasta. Ora sono passati 2 anni, vivo in un piccolo appartamento, lavoro come cameriera. La vita non è facile, non ho più una grande casa, non ho una bella macchina né vestiti costosi. A volte vedo delle foto di Mark online, sembra felice, ha una nuova fidanzata. È bellissima e stanno bene insieme. Fa male quando li vedo, ma allo stesso tempo sento un po' di pace. Lui merita la felicità. Merita qualcuno di onesto. Quando guardo mia figlia, sento qualcosa di diverso. Lei è innocente. Non ha scelto questa vita. Non ha scelto di crescere senza una famiglia completa. È la luce della mia vita. La amo più di ogni altra cosa. Ma ogni giorno ricordo quella notte, una notte sbagliata, un momento di debolezza, un errore. Voglio dirti una cosa. Per favore, ascolta attentamente. La solitudine è molto dolorosa, può ferire profondamente il cuore, ma non lasciare che la solitudine controlli le tue azioni. Non lasciare che un momento triste distrugga tutta la tua vita. Tradire non riguarda solo le azioni fisiche, riguarda le bugie, riguarda la fiducia spezzata. Se rompi un bicchiere puoi comprarne uno nuovo, ma se rompi la fiducia potrebbe non tornare mai più. Una volta credevo di poter nascondere il mio segreto, ma i segreti non restano nascosti per sempre. La verità viene sempre fuori, prima o poi. Se ti senti solo, parla con il tuo partner. Se ti senti infelice, sii onesto. Non cercare conforto nel posto sbagliato. Ho imparato questa lezione nel modo più difficile, con dolore, rimpianti e lacrime. La mia vita non è come l'avevo pianata, non è il sogno che avevo una volta. Ora sono una madre single, mi sento stanca quasi ogni giorno, mi preoccupo per i soldi e per il futuro, ma sono anche più forte di prima. Sono sopravvissuta. Ho fatto un errore, ma questo non significa che io sia un errore. Sono una madre. Sono una donna che sta ancora imparando e crescendo. Guardo Hope, mi sorride. Mamma, dice dolcemente. La prendo in braccio e la stringo forte. Ti amo, sussurro. Andrà tutto bene. La vita può essere difficile, ma andrà tutto bene. Spero che tu non faccia mai lo stesso errore che ho fatto io. Spero che tu protegga ciò che è importante nella tua vita. Ama la tua famiglia, sii onesto, sii forte. Questa è la mia storia. È dolorosa, ma è reale. A volte passo davanti alla mia vecchia casa. Le luci sono ancora accese dentro. Mi fermo e penso a come sarebbe potuta essere la mia vita
se quella notte avessi fatto una scelta diversa. Se avessi semplicemente detto «No, David, vai a dormire», forse saremmo ancora una famiglia, forse sarei ancora la moglie di Mark, forse saremmo ancora felici. Ma non possiamo vivere nei sé, possiamo solo vivere nel presente. Ora ho mia figlia, ora ho il mio lavoro, ora ho la verità e credo questo. È meglio vivere una vita difficile con onestà che vivere una vita facile costruita sulle bugie. Questo è ciò in cui credo ora. Una vita costruita sulle bugie diventa una vita solitaria. Io ho camminato su quel sentiero per un breve periodo. Era buio, era spaventoso, mi sentivo confusa e persa. Ora scelgo una strada diversa, scelgo di camminare nella luce. Il percorso non è facile, va in salita e serve forza per continuare. Il mio corpo si sente stanco, i miei piedi fanno male, ma l'aria è fresca. Posso respirare liberamente, non devo più nascondere nulla. Quando mi sveglio ogni mattina mi sento più in pace. Non devo ricordare bugie. Non ho paura che la verità venga fuori. Posso guardarmi allo specchio, vedo una donna con gli occhi stanchi, vedo qualche capello grigio, ma vedo anche una persona onesta, qualcuno di vero. So che le persone potrebbero giudicarmi. Alcuni potrebbero pensare che io sia una cattiva persona. Capisco i loro pensieri. Ho fatto una scelta molto sbagliata, ma ora sto cercando di migliorare. Sto cercando di vivere nel modo giusto. Ogni giorno è un nuovo inizio. Ogni giorno cerco di essere gentile. Ogni giorno lavoro duramente. A volte mia figlia chiede di suo padre. È ancora molto piccola. Non capisce ancora tutto. «Dov'è il mio papà?» chiede. Le dico che siamo una piccola famiglia, solo noi due. Un giorno dovrò dirle la verità. Dovrò spiegarle chi è suo padre e chi è suo zio. Quel giorno sarà molto difficile. So che arriverà. Mi sto preparando. Ma per ora viviamo una vita semplice. Andiamo al parco. Mangiamo il gelato insieme. Leggiamo storie prima di dormire. Ridiamo insieme. Ci godiamo i piccoli momenti. Facciamo del nostro meglio con quello che abbiamo. Se ti trovi in una situazione come la mia, per favore fermati. Se stai pensando di fare una scelta sbagliata, fermati adesso. Pensa al tuo futuro. Pensa alle persone che ami. Un breve momento di piacere non vale una vita intera di dolore. A volte vorrei poter parlare con la me più giovane. Vorrei poterla abbracciare e dirle: «Svegliati, Clara, non fare questo errore». Ma non posso tornare indietro nel tempo. Posso solo parlare a te adesso. Hai il potere di scegliere ciò che è giusto. Hai il potere di restare leale. Hai il potere di essere forte. Usa questo potere. Mi chiamo Clara. Questa è la mia storia. Non è una storia perfetta. Non ha un lieto fine come una fiaba. Non c'è un principe che mi aspetta. Ma sono ancora viva. E finché c'è vita, c'è speranza. Per questo ho chiamato mia figlia Hope.
È la mia seconda possibilità e non la perderò. Grazie per aver ascoltato la mia storia. Grazie per aver ascoltato il mio cuore. Spero che il mio dolore possa aiutarti. Spero che le mie lacrime possano proteggerti dal fare lo stesso errore. Abbi cura di te, abbi cura della tua famiglia e di sempre la verità. Addio. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.